Ehi, ciao, bentornati sul mio canale. Dimenticate i soliti stufati vegani, dove tutto si mescola in una consistenza molle e poco invitante. Oggi, per celebrare il nostro skyr di lupini fatto in casa che abbiamo preparato sabato, romperemo gli schemi, separiamo gli elementi ed esaltiamo temperature e contrasti. Il risultato è un piatto da ristorante che stupisce per equilibrio tattile. Il tofu, croccantissimo all'esterno, capace di trattenere una glassa al curry densa, lucida e profumata. Lo skyr di lupino, aggiunto a piccoli tocchi per regalare acidità, freschezza e quella cremosità fredda che bilancia il calore del curry. Funziona come un sorbetto gastronomico, pulendo il palato dalla ricchezza del latte di cocco. Il riso, un basmati profumato al cardamomo ma con un tocco da chef, cialdina di riso soffiato. Trasformano un contorno classico in un elemento scenografico e croccante che richiama i papadum indiani, dando spessore al piatto. Una tecnica di alto livello per un martedì straordinario che gioca su contrasti cromatici senza precedenti nella cucina vegetale. Ti ricordo che troverai tutti gli ingredienti scritti e dettagliati nella ricetta scritta e stampabile nel blog, del quale ti lascio il link nel primo commento fissato qui sotto. E quindi siete pronti ad ammaliare i vostri commensali in 3, 2, 1, go! E iniziamo la preparazione del nostro tofu crispy al curry e skyr con cialda di riso soffiato e riso basmati. Iniziamo dalla preparazione del nostro tofu. Lo asciughiamo, lo strappiamo con le mani o in pezzi appunto più regolari, lo passiamo nella fecola scuotendo l'eccesso, lo cuociamo a 200 gradi in friggitrice d'aria per 12 minuti circa, con un filo d'olio. Deve diventare una pepita dorata e croccante. Dopodiché passiamo al nostro riso basmati. Dopo averlo sciacquato, lo cuociamo per assorbimento. Mettiamo il riso e l'acqua in una pentola con il sale e i semi di cardamomo. Copriamo con un coperchio. Portiamo a bollore, abbassiamo la fiamma e cuociamo per circa 10 minuti senza mai aprire il coperchio, senza mai mescolare. Spegniamo il fuoco, lo lasciamo riposare. Dopodiché lo sgraneremo con una forchetta. Per l'impiattamento io ho usato una tazzina da caffè che ho unto con un po' d'olio d'oliva. L'ho riempita con il nostro basmati per dargli una forma più carina poi nell'impiattamento. Quindi passiamo alla nostra glassa. In un padellino o in un petolino d'acciaio scaldiamo un filo d'olio, aggiungiamo il curry, l'aglio e lo zenzero. Aggiungeremo poi il nostro latte di cocco e lasciamo restringere a fuoco vivo finché non diventa una glassa densa e lucida. Dovrà proprio nappare il nostro cucchiaio. Una volta spento il fuoco, incorporiamo i 2 cucchiai generosi di skyr di lupino e mescoliamo energicamente con una frusta a mano. Diventerà una crema vellutata, acida e profumatissima che avvolgerà il nostro tofu come veramente un guanto.
Quindi siamo pronti per tuffare il nostro tofu all'interno della salsa. Lo possiamo comunque saltare ancora leggermente in padella o lasciarlo comunque così. Ogni pezzo deve essere velato dalla nostra salsa al curry, ma deve mantenere il suo crack finale. A questo punto per l'impiattamento ho voluto fare anche una cialdina di riso soffiato. In una tazzina ho sciolto un cucchiaino di amido in 3 cucchiai circa d'acqua fredda con un pizzico di curry e sale. Mescoliamo finché non sembra veramente un latte. Scaldiamo la padella con un velo d'olio. Mettiamo una manciata di riso soffiato al centro della padella. Versiamo lentamente sopra il riso soffiato il nostro liquido con l'amido. Raggruppiamo il nostro riso soffiato fino a dargli una forma rotonda o quasi. Lasciamo sfrigolare a fuoco medio senza toccarla. Quando tutto il liquido è evaporato e vediamo una sorta di retina croccante intorno ai chicchi, spegniamo il fuoco. Aspettiamo 1 o 2 minuti che si raffreddi in padella, fondamentale appunto affinché diventi bella rigida. La cialda è pronta solo quando i bordi si staccano da soli dalla piastra. A questo punto siamo pronti per l'impiattamento. Quindi presentiamo il nostro tofu con la salsa al curry accompagnato dal nostro riso basmati cotto per assorbimento con il nostro cardamomo poggiato sulla nostra cialdina di riso soffiato. Completiamo il piatto con qualche cucchiaiata di skyr di lupino che abbiamo preparato sabato e il nostro piatto è pronto. Spero che questa mia versione di questo tofu crispy al curry e skyr ti sia piaciuta. Ti ricordo di lasciarmi un like sotto il video se ti è piaciuta la ricetta o la riprodurrai in casa. Ti ricordo anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere le mie prossime ricette. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Un abbraccio a tutti e ciao! Ciao ciao!